State ascoltando SBS Italian. La piccola Cleo Smith, scomparsa quasi 3 settimane fa in Western Australia, è stata ritrovata sana e salva. Alla COP26 di Glasgow circa 130 paesi firmano una dichiarazione per bloccare la deforestazione entro il 2030 e da lunedì prossimo in New South Wales per coloro che sono completamente vaccinati saranno allentate altre misure anti-Covid e nello sport Atalanta e Juventus impegnate in Champions League. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di mercoledì 3 novembre 2021. La polizia del Western Australia ha annunciato di avere ritrovato sana e salva la piccola Cleo Smith di 4 anni, scomparsa circa 3 settimane fa. Il vice commissario statale di polizia, Cole Blanche, dice che la piccola è stata trovata in una abitazione a Carnarvon. A police team broke their way into a locked house in Carnarvon at about 1 a.m. They found little Cleo in one of those rooms. One of the officers picked her up into his arms and asked her, "What's your name?" She said, "My name is Cleo." Cleo was reunited with her parents a short time later. This is the outcome we all hoped and prayed for. It's the outcome we've achieved because of some incredible police work, and I want to thank Cleo's parents, the Western Australian community, and all of the volunteers. La piccola è stata ora riunita con i genitori e un uomo è stato arrestato ed è interrogato dalla polizia. Passiamo alla copertura della conferenza sui cambiamenti climatici. I leader mondiali riuniti alla COP26 a Glasgow si impegneranno a fermare la deforestazione entro il 2030 grazie a 16 miliardi e mezzo di euro di finanziamenti pubblici e privati. Tra i firmatari anche Cina e Brasile. La dichiarazione sarà adottata da circa 130 paesi che hanno oltre l'85% delle foreste mondiali, tra cui il Brasile e il Congo. Per il premier britannico Boris Johnson, l'iniziativa è fondamentale per limitare l'aumento della temperatura ad un massimo di 1,5 gradi. Johnson ha anche annunciato la firma di un accordo per limitare e controllare il commercio del legname. We know that 80% of tropical deforestation is driven by the global trade in agricultural commodities. So the UK and Indonesia have brought together countries that produce and consume these goods to agree a roadmap for sustainable trade so that we can grow our economies whilst reducing the pressure on our forests. And I'm delighted that this has now been signed by 28 countries, accounting for around 3/4 of global trade in these commodities. Sono oltre 100 i paesi che hanno aderito all'impegno per la riduzione di emissioni di metano del 30% entro il 2030. Si tratta di paesi che rappresentano il 70% dell'economia mondiale e la riduzione rallenterà immediatamente il cambiamento climatico, ha dichiarato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il presidente americano Joe Biden ha invitato un numero maggiore di paesi a impegnarsi nella riduzione di emissioni di metano. The United States is eager to work with each of you to make sure we meet this goal and encourage more countries to join us in committing to reducing methane globally, because there are more that can join and should. Il governo italiano aderisce alla Global Energy Alliance, un fondo da 10 miliardi di dollari con Rockefeller Foundation, IKEA Foundation, Earth Foundation di Bezos e altre istituzioni finanziarie internazionali per accelerare la transizione ecologica nei paesi più deboli. Lo ha annunciato il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani alla COP26 di Glasgow. La Global Energy Alliance è un fondo che attualmente parte con 10 miliardi e che però ha una grossa ambizione di arrivare a 100 miliardi, perché a sua volta questo dovrebbe iniziare un processo di fundraising molto forte. La Global Energy Alliance ha come obiettivo quello di accelerare sostanzialmente soluzioni climatiche, creare lavori verdi, green jobs, ma soprattutto accelerare molto la transizione verso le energie rinnovabili.
L'iniziativa punta a servire 1 miliardo di persone con energia rinnovabile, un risparmio di 4 miliardi di tonnellate di CO2 e la creazione di oltre 150 milioni di posti di lavoro. La Cina ha intanto respinto le critiche e ha chiesto un maggiore impegno dei paesi sviluppati nella lotta ai cambiamenti climatici a partire dagli Stati Uniti. La Cina è considerato un paese in via di sviluppo. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, Wang Wenbin, dice che le nazioni sviluppate devono indicare la strada. Wang Wenbin dice anche che l'industria solare cinese è sanzionata dalle nazioni occidentali, pertanto non si può chiedere alla Cina di ridurre il suo uso di carbone. Developed countries have been emitting greenhouse gases into the atmosphere for more than 200 years and thus have an unshrinkable historical responsibility for climate change. The United States, in particular, as a major emitter, has kept flip-flops on climate policies, and its own emissions have only recently peaked and begun to decline in the past few years. We expect the US government to pursue concrete policy and measures to reduce emissions as soon as possible. Il primo ministro Scott Morrison si è rallegrato per avere raggiunto un accordo con il governo di Figi per la compensazione di emissioni di CO2 nell'atmosfera. Il sistema della compensazione permette ai produttori di CO2 di finanziare progetti di riduzione di emissioni in altri paesi, deducendo poi quella quantità dalle proprie emissioni. Il governo australiano investirà $104 milioni in 10 anni nel progetto. L'accordo è stato firmato a Glasgow da Scott Morrison e il primo ministro delle Figi, Frank Bainimarama. L'Australia farà parte anche di una iniziativa internazionale per aiutare i paesi del Pacifico nella lotta ai cambiamenti climatici e a prevenire disastri ecologici. Il primo ministro Scott Morrison dice che l'impegno dell'Australia sarà costruttivo. The last 8 major disasters in the Pacific alone have wrought more than almost $2 billion worth of damage, so there's a lot more work to be done. The joint initiative we launched today, IRIS, lifts our ambition further to ensure the resilience of small island developing states and through partnerships and expertise to drive even greater investment in quality infrastructure. We're here because we're family, particularly amongst our Pacific family, and all of us are here because we want to achieve those outcomes. Veniamo in Australia. Il New South Wales ha deciso di anticipare l'allentamento delle misure restrittive che erano previste dal 1 dicembre a lunedì prossimo 8 novembre. Le misure varranno solo per coloro che sono completamente vaccinati. Saranno aumentati i posti nei locali pubblici, inclusi bar, caffè e ristoranti. Riapriranno le piscine al coperto, non ci saranno più limiti sul numero di ospiti nelle abitazioni private, riapriranno le piste da ballo dei nightclub e gli stadi torneranno alla capienza massima. Fino al 15 dicembre resta comunque in vigore l'uso della mascherina al coperto. La direttrice dell'Ufficio della Salute del New South Wales, la dottoressa Kerry Chant, invita tutti a restare vigili e adottare le misure di sicurezza contro il Covid. It was great to see people out and about and great to see those international arrivals and those reunited families. However, it is critical that as we go through this transition phase, we need to retain those COVID-safe practices. So as the Premier indicated, we have to continue to get tested. Even if you're fully vaccinated, you need to get tested. You need to stay home. Those small steps can really help us keep the virus transmission in the community suppressed. Il leader dell'opposizione statale in Victoria, il liberale Matthew Guy, dovrebbe prendere una decisione sul futuro del deputato di Kew, Tim Smith, trovato positivo alla prova dell'alcol test. Smith, dopo aver cenato con amici, tornando a casa si è scontrato con un'altra vettura, finendo poi contro il recinto di una casa. Matthew Guy ha informato Smith che sotto la sua guida non ha più la possibilità di aspirare a un ruolo di rilievo e gli ha consigliato di non presentare la candidatura alla prossima preselezione del Partito Liberale. Tim Smith dice di non avere intenzione di dimettersi dal Parlamento e intenderebbe presentare la candidatura per la preselezione del partito alle prossime elezioni statali.
Critiche al primo ministro dal leader dell'opposizione Anthony Albanese per la decisione di Scott Morrison di rendere pubblici i messaggi scambiati con il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo essere stato accusato da Macron di avere mentito sulla vicenda dei sottomarini, Morrison ha mostrato messaggi privati scambiati tra i due che contraddirebbero le dichiarazioni del presidente francese. Anthony Albanese dice che è una decisione straordinaria rendere di dominio pubblico le conversazioni avute con un leader di un altro paese. The attempted damage control by selectively leaking private text messages is quite an extraordinary step for an Australian Prime Minister to take. Leaders of countries and indeed people in their everyday life need to be able to engage in a professional way. And the leaking of this selected text message isn't the first time that we've seen that occur from this Prime Minister. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è a Pistoia, dove ha reso omaggio ai caduti brasiliani della Seconda Guerra Mondiale. Tra i presenti alla cerimonia, alla quale non era stata invitata la stampa, anche il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha ringraziato il presidente Bolsonaro per l'estradizione di Battisti. Nel centro di Pistoia circa 300 persone hanno manifestato contro il presidente brasiliano. Almeno 2 esplosioni e colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti nei pressi dell'ospedale militare di Kabul, causando oltre 20 morti e 50 feriti. Ad attaccare l'ospedale un kamikaze in moto che si è fatto esplodere all'ingresso della struttura, con lui diversi uomini armati, tutti eliminati dalle forze di sicurezza durante uno scontro. L'ospedale militare di Kabul ospita 400 letti e alcuni dei feriti sono ora stati trasferiti in un altro ospedale gestito da Emergency. Mercato dei cambi: il dollaro australiano vale quasi 75 centesimi di quello americano e 64 centesimi di euro. Sport, Champions League, Juventus batte Zenit San Pietroburgo 4-2. In vantaggio la Juventus all'11° con Dybala, pareggia lo Zenit su autorete di Bonucci al 26°, poi di nuovo Dybala al 58° su calcio di rigore e Chiesa al 73°, Morata all'82° e poi accorcia le distanze Asmun al 92°. Nell'altro incontro Atalanta e Manchester United 2-2, in vantaggio l'Atalanta al 12° con Ilic, pareggia Ronaldo al 46°, torna in vantaggio l'Atalanta con Zapata al 56°, ma ci mette lo zampino ancora una volta Ronaldo al 91° che fissa il risultato sul 2-2. Concludiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo parzialmente nuvoloso, 23 gradi. Ad Adelaide pioggia in mattinata, poi miglioramento delle condizioni, 33 gradi. A Melbourne ed Hobart invece pioggia che aumenterà di intensità nel corso della giornata. La temperatura è la stessa, 25 gradi sia a Melbourne che ad Hobart. A Canberra e Sydney possibilità di pioggia, 26 gradi a Canberra, 25 a Sydney. Parzialmente nuvoloso a Brisbane, 26 gradi. Pioggia invece prevista a Cairns, 30 gradi, e possibilità di pioggia e temporale a Darwin, 36 gradi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.